Cari amici della luce, benvenuti su questo canale dedicato alla Divina Sapienza. Oggi vi leggerò un discorso del Signore Gesù Cristo fatto ai Suoi discepoli 2000 anni fa riguardo al male ereditario. Il testo è estratto dal libro Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 4, capitolo 108, dettato dal Signore stesso al mistico Jacob Lorber. Potete trovare il libro gratuitamente sul sito www.legamedelcielo.it oppure sul sito www.jacoblorber.it. Dice il Signore Gesù: Voi avete sentito parlare del male ereditario, peccato originale, perlomeno voi ebrei di certo. Ma che cosa è questo e in che cosa consiste? Fate dunque attenzione. Esso è l'antico amore di se stessi, quale padre della menzogna e di tutti i mali derivanti da questa. Però la menzogna è l'antica materia peccaminosa che in sé e per se stessa non è altro che una genuina peccaminosa manifestazione visibile dell'amore di se stessi, dell'egoismo, dell'orgoglio e della brama di dominio. Tutto ciò ebbe veramente origine dallo stimolo necessario che io dovetti porre negli spiriti affinché giungessero alla conoscenza della propria volontà. Ma quantunque lo stimolo fosse stato una necessità, non fu assolutamente una necessità che, quale conseguenza, si costituissero peccaminosamente i mondi materiali. Questa fu soltanto una necessaria conseguenza, a cui nel mio ordine dovette purtroppo essere lasciato libero corso, del fatto che molti fra gli spiriti non vollero resistere allo stimolo, nonostante essi avrebbero potuto farlo senz'altro, come ha potuto farlo un numero 6 volte maggiore di spiriti primordialmente creati, uno dei quali lo abbiamo qui al nostro servizio ed ha nome Raffaele. Quindi il nemico che sempre sparse, che sparge tuttora ed ancora per lungo tempo spargerà la zizzania fra il puro grano, è l'antico amore di se stessi, la cui conseguenza ormai a voi ben nota è la zizzania, e nel senso più ampio la somma di ogni genere di materia, menzogna, Satana o demonio sotto qualsiasi forma. Però la mia parola è il grano nobile e puro, e la vostra libera volontà è il campo in cui io, quale seminatore di ogni vita, spargo e semino il grano purissimo del mio ordine eterno. Non lasciatevi sopraffare dall'amore di voi stessi. Pensate invece che se lo combattete con la spada infuocata del vero amore per me e per il vostro prossimo, voi manterrete facilmente il campo libero da ogni zizzania ed entrerete quanto prima voi stessi come frutti purissimi e preziosissimi nel mio regno, per contemplare là e guidare nelle eternità nuove creazioni spirituali pure. Fate però bene attenzione che il nemico, ovvero l'amore di voi stessi, non prenda posto in voi nemmeno per lo spazio di un atomo, perché questo atomo è già un seme della vera zizzania, il quale, con l'andare del tempo, può accalappiare interamente per sé la vostra libera volontà. Ed allora, quanto è in voi di spirituale puro, trapassa sempre di più nella zizzania della materia, in cui voi stessi diventate menzogna, poiché tutta la materia, tale quale essa è, non è evidentemente che la più pura menzogna. Anche un minimo atomo dell'amore di se stessi,
che trovi ora posto in voi, miei discepoli, si accrescerà in 1000 anni fino a diventare montagne intere colme di velenosa zizzania. E sulle vie e sulle strade la mia parola verrà chiusa in un muro coprendola con il fango più immondo, perché così la menzogna, colma di odio e di orgoglio, non se ne scandalizzerà. Ma se voi restate puri nel mio ordine, allora vedrete ben presto i lupi e gli agnelli abbeverarsi insieme allo stesso ruscello. Io vi ho dato ora una spiegazione di cui finora mai nessuno spirito ha avuto il benché minimo sentore, affinché voi possiate rilevare da essa chi sia colui il quale solo può impartirvi un tale insegnamento. E perché vi ho dato una simile spiegazione? Non certo solo per l'insegnamento in se stesso, ma affinché ne seguano opere conformi e vere. E perciò voi non dovete essere soltanto ascoltatori inutili e stupiti di dottrine che nessuno prima di me ha mai predicato agli uomini così apertamente, e così pure non è nemmeno sufficiente che voi ora riconosciate chiaramente che vi sono state comunicate tali cose da Dio stesso, il Padre dell'eternità, ma voi dovete rigorosamente esplorare il vostro cuore per vedere se nel vostro amore non dimori forse ancora qualche atomo di zizzania. Se voi lo trovate, estirpatelo con tutte le sue radici, per quanto minime esse siano, e siate poi operosi, con tutto zelo e con tutta sollecitudine, in base al mio ordine, a voi non più sconosciuto. Così facendo, raccoglierete il vero profitto della vita per l'eternità. Grazie per l'attenzione. Se siete interessati a conoscere gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere avvisati quando verranno pubblicati i prossimi post. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.